Ragazzi, oggi più che il giro in strada, nonostante i chilometri percorsi, oltre i 600, credo che vi farò fare un bel giro in me stesso. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, sono le 3:23 per l'esattezza, sabato 14 giugno 2025. Spesso mi chiedete perché preferisco alzarmi molto presto e partire quando è ancora buio. Non vi nascondo che a volte è impegnativo anche per me uscire dal letto, soprattutto quando si dorme bene e profondamente. Poi però c'è il rovescio della medaglia, quel senso di benessere, di libertà, di appagamento che in un battito di ciglia spazza via la fatica del risveglio. Salire in sella, immergersi nel buio, trovare le strade sgombre dal traffico è un senso di viaggio, di libertà. Non è fuggire dalla realtà, è viverla in modo più consapevole. Non è fuggire dagli altri, è andare incontro a se stessi. Ecco perché amo vivere le due ruote in totale solitudine. Sono momenti unici in cui la paura della solitudine non mi sfiora minimamente. È un viaggio interiore, è un viaggio in me, un dialogo continuo, introspettivo che non mi dà tregua e satura la mente. I pensieri sono tanti, le domande si rincorrono, le risposte non sempre sono semplici, ovvie o immediate. Un viaggio che difficilmente potrei fare con qualcuno accanto. Non riuscirei a concentrarmi sul senso profondo di quei momenti irripetibili e unici che mi scorrono dentro. Le luci della strumentazione riflesse sulla visiera del casco, il buio che mi abbraccia, le vibrazioni della moto che mi danno il senso dei chilometri che scorrono sotto di me. Il suono del motore è uno scacciapensieri che tiene lontani i pensieri negativi che inevitabilmente tutti abbiamo. Per me andare in moto è una vera e propria terapia, un viaggio introspettivo unico e alla ricerca di emozioni costanti. Non è importante la meta, non è importante la grandezza del viaggio, è importante ciò che provo mentre sto andando. Tutto questo e molto altro è ciò che mi spinge ad alzarmi quando tanti ancora dormono. Non pretendo che altri la pensino come me, non cerco approvazione, non critico chi la pensa diversamente, mi limito semplicemente a vivere la mia vita come la voglio io e non come la vorrebbero gli altri per me. Ragazzi, buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Sabato 14 giugno 2025, sono esattamente le 7:15, sono a Bormio, sono appena arrivato, sto facendo un caffè in maniera che mi do una scaldatina perché sono partito da casa praticamente a maniche corte, ma qui l'aria è abbastanza freschina, quindi ne approfitterò sia per fare un caffè, mangiarmi 2 biscottini e poi salire sul passo dello Stelvio. In realtà, come vi dicevo, a me piace estremamente tanto la solitudine, ma anche la compagnia non dispiace. Vi faccio questa promessa perché oggi non sarò da solo, infatti non andrò fin sopra il passo dello Stelvio, ma dove c'è il bivio per l'Umbrail, scenderò all'Umbrail. In fondo al passo dell'Umbrail ci sarà un gruppo di ragazzi svizzeri, ci seguiamo su Instagram, loro si chiamano GSisti Ticinesi. Mi incontrerò con loro e trascorrerò la giornata con loro. Faremo un bel giro, compreso anche lo Stelvio, e quindi adesso caffè, biscotti, mi coprirò perché sopra farà freschino, raggiungerò loro e da lì inizierà la mia giornata. Come potete immaginare, io mi sono svegliato particolarmente presto. Questa mattina la sveglia è suonata alle 3:15. La strada per arrivare qui è un po' lunga, ma soprattutto c'è la parte della valle dove i limiti sono abbastanza bassi. Fortunatamente non ho trovato traffico, per ora è tutto perfetto. Siamo anche attrezzati con biscotti e muffin. Iniziamo dal muffin e iniziamo alla grande la giornata. A coprire mi sono coperto. Adesso non resta che iniziarci a godere la strada che a quest'ora credo e spero sia sgombra. Passo dello Stelvio, destra 7:06 in questo momento. A quest'ora penso proprio di riuscirmela a godere. Poi la faremo in discesa con i ragazzi svizzeri, ma pensiamo ad adesso. Intanto iniziamo col dire subito una cosa meravigliosa: asfalto nuovo, non hanno ancora fatto neanche le strisce. Direi che la viabilità è ottima in questo momento. Spettacolo puro, non c'è nessuno. Adesso iniziano i primi tornanti.
Tra qualche ora qui, complice la giornata, sarà una processione, immagino. In questo momento è qualcosa di meraviglioso, c'è il sole e sta facendo qualche piccola goccia d'acqua, ma è qualcosa di incredibile. La strada è sgombra, è tutta per me, magnifico. Guardate quanto traffico c'è, non c'è nessuno ragazzi, che spettacolo. Sua Maestà Re Stelvio, come non so come definirlo, è qualcosa di pazzesco. Che magia, Re Stelvio regala sempre infinite emozioni. E questa cascata qui davanti, ne vogliamo parlare, guardate che possenza, che forza che ha. Sinceramente non saprei più cosa dire, ragazzi. Opla. Io, le mucche, le marmotte e la natura. Unica attenzione da prestare sono le marmotte, che ce ne sono veramente tante e attraversano la strada, ma guardate voi che cos'è qua. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Ogni volta che torno qui è un'emozione, perché mi sforzo sempre di venire presto da queste parti appunto per questo motivo qui. Essere da solo su questa strada è un regalo, non c'è altro. Ora qui non si va a destra per il passo dello Stelvio, ma si va di qua per l'Umbrail. 13 km e andiamo ad agguantare i ragazzi del Ticino. Umbrail Pass, 2503 metri. Scala di tornanti anche sull'Umbrail. E senza protezioni, direi. Eccoci qua, i ragazzi sono praticamente qui dentro, questo campeggio qui. Mi hanno detto il giro parte alle 8, io sono le 8 meno un quarto, 7:47 per l'esattezza, quindi dovrei trovarli qui. Sicuramente vedrò una distesa di tende Lone Rider, perché loro sono attrezzati con Lone Rider come me. Eccoli qua. Mi fermo qua. Almeno hanno 2 Insta360 cada uno sulle moto. Meraviglioso. Da notare l'organizzazione impeccabile. Sono belli questi gilet che si sono fatti, che sono sopra le giacche con la scritta GS Stiti Cinese, che è anche il loro logo. Hanno fatto degli adesivi, hanno fatto delle patch. Insomma, questa è una piccola parte di quello che è il loro gruppo, perché quando si muovono veramente in diversi. Siamo una dozzina di moto più o meno. Adesso stiamo rifacendo il passo, in realtà io sto rifacendo, loro lo stanno facendo, il passo dell'Umbrail. Ci sono 2 tornanti dove ci sono dei lavori in corso e c'è della ghiaia, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Adesso praticamente si salirà sullo Stelvio, poi si scende a Prato allo Stelvio, si torna sopra e si riscende verso Bormio. Inizialmente doveva essere invece un giro circolare quello dello Stelvio, probabilmente c'è stato qualcosa che è cambiato all'ultimo momento, comunque non è un problema. Io mi sono messo in fondo onde evitare problemi. Questo qui che vedete con il 1300 è Cristiano. Qui praticamente c'è un pezzo di strada bianca dove stanno facendo dei lavori, sono 2 tornanti, ho lasciato un po' di margine a loro perché sono in tanti e siccome in alcuni tratti la ghiaia è parecchio alta, volevo evitare di accartocciarmi qua. Vedete qua la ghiaia è un po' altina. Poi sui tornanti, se si fermano siamo morti e sepolti qua.
Ecco perché mi ero messo in fondo. Breccia è finita, ci siamo. Quello lì in alto, passo dello Stelvio, dove arriveremo adesso. Ragazzi, che spettacolo è qua! Dal passo dello Stelvio siamo scesi fino a Prati allo Stelvio. Chi doveva fare benzina ha fatto benzina, adesso rifaremo lo Stelvio, si scenderà a Bormio e poi, da come ho capito, inizialmente si sarebbe fatto anche le Torri di Fraele, ma probabilmente le Torri di Fraele si salteranno e si arriverà direttamente a Livigno. Credo che questo sia il giro. Io mi sono messo a coda loro, quindi dove vogliono andare si va. Per me l'importante era venire qui, conoscerli e fare una giornata con loro, quindi il luogo di dove si andrà, le strade che si faranno sono del tutto indifferenti, anche perché tra non molto tornerò da queste parti con Cinzia, quindi a quel punto decideremo che giro fare. La giornata è anche estremamente calda, considerate che ci sono circa 20 gradi, sopra il passo ce ne saranno 15-16 almeno, quindi è anche una temperatura ottima. Ragazzi, a quest'ora il traffico neanche a dirvelo, e con non poca fatica eccoci qua di nuovo sul passo dello Stelvio. Adesso qui non ci fermiamo perché sarebbe soltanto prolungare il calvario del traffico. Guardate qua che roba è. Non è da me essere a quest'ora sul passo dello Stelvio. Io in questi posti sto bene 7, 7 e mezza, massimo le 8. Oltre quell'orario non fa per me. E il traffico che c'è ora. Questa mattina alle 7:10, quando sono passato, non c'era assolutamente nessuno. Dello Stelvio ho badato bene da entrare a Bormio, sto puntando Livigno. Il gruppo un po' si è sfaldato, li ho persi perché mi sono fermato a fare dei video a loro, poi scendendo dallo Stelvio inevitabilmente ci sono i semafori delle gallerie, ma dovrebbero essere qui davanti a me. Adesso si va a Livigno, loro si fermeranno lì per pranzo, pranzeranno in qualche struttura, mi dicevano. Io ho i panini a bordo e ne approfitto anche per rientrare prima a casa. Pensavo addirittura di fare tardi stasera perché il programma era abbastanza più corposo, si parlava di andare sopra le Torri di Fraele, laghi di Cancana, quindi mettevo in conto che si sarebbe impiegato più tempo, invece è stato più veloce del previsto, e quindi a questo punto Livigno, mi ricongiungo a loro, li saluto, loro andranno a pranzo, io farò benzina, proseguirò e piano piano me ne rientrerò verso casa. Comunque, nonostante circa i 1400 metri, ci sono ben 28 gradi. Ed eccoci qua, passo del Foscagno. Adesso il gruppo spero e credo di recuperarlo qui. Spero che siano fermati qua, se no poi gli manderò un WhatsApp, a meno che non abbiano tirato dritto fino al Livigno. Eccolo qua il passo del Foscagno. Non ci sono qua, saranno più avanti. Ciao Cristiano, sono arrivato in fondo al passo dello Stelvio e non vi ho visto. Siccome si parlava di andare a Livigno, io ho preso la strada per Livigno, sono al passo del Foscagno. Adesso da qui arrivo a Livigno e poi conto e spero di trovarvi almeno per salutarvi. Condividimi la posizione così magari vi vengo incontro io e basta, ci vediamo tra un po'. E niente, qui è senza vista e giustamente ora sono fermati e vedranno un panorama senza vista. Si sta divinamente in questo momento, il sole si è coperto, c'è una bella arietta fresca. Dal passo del Foscagno e si sale sul passo Era e apre questo scenario qui. Lì sotto in basso c'è Livigno, a destra c'è il lago. Adesso vediamo di
e recuperare i geoassisti cinesi da qualche parte e salutarli. 13:26, lasciati i ragazzi che si fermavano a pranzo, ma l'obiettivo mio era non perdere troppo tempo seduto a tavola, così da non tornare particolarmente tardi a casa, ed inoltre volevo approfittare di questo orario dove magari la gente sta mangiando e trovare un po' di più la valle libera. Adesso più avanti c'è una fontanella, ecco qua, fontana, seduta, perfetto per il mio pranzo, ragazzi. L'acqua è semplicemente ghiacciata, acqua fresca come se non ci fosse un domani, panino con la frittata e buon appetito. Il mio pranzo è durato letteralmente 10 minuti. Di fianco a questa fontanella c'è questa fantastica seduta in legno con tanto di scritta Livigno e tra un po' ci aspetta il passo Forcola di Livigno. Sul passo di Forcola penso di chiudere il video di oggi. Ovviamente riparto da Livigno con un bel pieno fatto a 1,26 €. Il passo di Forcola di Livigno che faremo adesso, il tempo si sta letteralmente cambiando, sta tirando vento. Il contesto comunque è semplicemente incantevole. Sta piovendo, ma voglio essere ottimista e spero che smetta. Non mi fermo neanche a mettermi l'antipioggia sopra i jeans, insomma, perché sopra la giacca impermeabile, non ho problemi. Anche se è completamente sfoderata, l'acqua la tiene così com'è. Spero che smetta comunque. Tutto come da previsione, qualche chilometro dopo ha smesso di piovere, è già tutto asciutto a terra. La Svizzera è veramente un paese meraviglioso, ha delle strade fantastiche, una natura superlativa. Guardate qua che paradiso che è. Siamo in coda perché ci bisogna alternarsi con i treni che passano qui. Sono ampiamente indicati per noi motociclisti binari. Prima di concludere il video vorrei fare con voi una riflessione di quello che ho provato oggi stando alle 11 sul passo dello Stelvio. Sul passo dello Stelvio alle 11 c'era da aver paura. Camper, pullman, bici, scooter, moto d'epoca, moto sportive, di tutto e di più. Ma la cosa che più fa paura è che tanti corrono e sui tornanti si mostrano i limiti più grandi in assoluto che in diversi hanno. Ovviamente ho assistito e mi sembrava di vivere un déjà vu, scene dove nei tornanti la gente cadeva. Purtroppo un ragazzo è caduto proprio davanti a noi ed uno del gruppo dei G-Assist, il primo della fila, si è fermato e l'ha aiutato a sollevare il mezzo ed era in pieno tornante. Alcuni che in pieno tornante poggiano i piedi e lo fanno veramente a passo d'uomo. Insomma ragazzi, se non si è capaci di fare i tornanti, io sconsiglio vivamente di fare i passi di montagna, in particolare lo Stelvio, dove tra salire e scendere sono circa 80 tornanti, quindi chi non sa andare in moto, salire su quel passo è praticamente entrare in un inferno per lui e inferno per gli altri. Quindi mi raccomando, la prudenza sempre per voi, per gli altri. Prima di andare su un passo di montagna cercate di esercitarvi in un piazzale, cercate di esercitarvi in strade meno trafficate dove potete prendere padronanza del mezzo ed essere pronti a qualsiasi evenienza. Insomma, l'ABC per andare in moto deve essere fondamentale per tutti, altrimenti chiunque è un pericolo per l'altro. Mancano una quindicina di chilometri per arrivare a Tirano e quindi rientrare in Italia. Il tempo in quest'ultima ora è veramente impazzito, pioggia, sole, fino a 2 secondi fa c'era il sole, adesso si era annuvolato, sta facendo qualche goccia d'acqua. Ho trovato questo posticino abbastanza caratteristico e particolare dove vorrei chiudere il video, un video dove racconto più di me probabilmente che non del giro, perché sono posti visti e rivisti. Lo Stelvio sicuramente non è una novità, l'ho portato più volte sul canale, lo conoscerete sicuramente anche voi perché chiunque sarà sullo Stelvio. E la giornata di oggi comunque è stata una giornata molto bella e insomma la giornata di oggi è un po' particolare perché ho mostrato il mio lato solitario partendo la mattina molto presto da solo, viaggiando dal buio e raccontandovi un po' quelle che sono le emozioni che provo mentre sono in sella. E di contro poi c'è l'altro aspetto di me che mi piace comunque stare in compagnia, quella compagnia che però non è una ossessione, non è un'oppressione, non è obbligatorietà, non è per forza di cose devi fare qualcosa, devi sentirti
sentirti obbligato a fare qualcosa, devi stare a determinati orari, a determinate regole, e quindi va bene lo stare insieme. Ringrazio i GSisti ticinesi perché mi hanno fatto sentire uno di loro, nonostante fossi la prima volta che incontravo. Cristiano fondamentalmente è la persona con cui mi sono più relazionato in questi ultimi giorni per accordarmi appunto su questo giro. Ci siamo visti, ci siamo conosciuti di persona ed era come se ci conoscessimo da sempre. È quello che secondo me deve essere lo spirito tra motociclisti. Ragazzi, a questo punto io mi faccio gli ultimi, per modo di dire, 200 e rotti chilometri di strada monotona che mi riportano verso casa. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!